Oggi siamo tornati alla stazione Termini ed in particolare sotto i portici più incriminati d'Italia ormai, e quello che vi vogliamo mostrare è questo. Una volta qui c'era un villaggio, c'era una comunità, c'era sicuramente un qualcosa, oggi non c'è più niente. E cosa è successo? Hanno deciso un giorno, punto in bianco, è venuto il questore, è venuto il prefetto, sono venute le forze dell'ordine, tutte, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale. Vivo dove arrivano gli occhi ma non il cuore. Lasciami due spicci, so che stai pieno di impicci. Però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho spicci. Copro collana dei balordi in mezzo ai vicoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini. Portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché puzzo, bastardo, lo so ti sto sul c***o. Spesso non mi capisci perché sto ubriaco marcio. Dormo a terra come stracci, non ti chiedo di stare. Assistenti sociali, AMA, ATAC e pure un'ambulanza, perché hanno detto: signori, qua non si può stare, dovete andare via, però vi offriamo un'alternativa. Adesso io non so che alternativa è stata offerta, però così è stato detto. Sicuramente adesso noi gireremo per Termini e vedere un semplice spostamento di persone, oppure se realmente è stata trovata una soluzione per le persone che stavano qui. Perché al di là di quelli facinorosi, che erano pochi, c'erano persone con problemi mentali seri. Rivedere sta zona, secondo me, fa parecchio effetto. Beh, certo, fa un certo effetto non vederla appunto abitata. I ragazzi, insomma, che ci abbiamo avuto dei belli e brutti momenti nello stesso tempo. E poi mi ha colpito tantissimo vedere i turisti qui sotto, Sì. quando aspettavano per esempio qui i bus. Tutti quanti reati e il vino da 1,5 litri. Io non cerco problemi perché il mio tempo è denaro. Tu invece stai seduto e passi tutto il tempo a chiedere. Lo sai. Ogni giorno qua è una guerra senza armi. E dammi una sigaretta, moriremo tutti quanti. Dammi un accendino, ti sembra un poco strano. Con il mozzo faccio il fuoco, mica un altro focolaio. È terra di nessuno, è patria nostra amata. Ma ci vivo da 30 anni e non mi danno una casa. Ma perché ti lamenti, stai vivendo genitalia. Dormi dentro la metro e tutto questo non ti basta. Qui non c'erano mai i turisti, ma Bravissimo. vedete i turisti qua sotto, adesso al di là del pavimento sporco che andrebbe pulito, risistemato e pareva una bella pavimentazione, proprio le persone che aspettavano qua sotto. Adesso manca solo da una parte ripristinare quell'area lì che è ancora più pericolosa, questo giro però l'hanno ritransennata per l'ennesima volta, e poi che qui riaprano magari anche le attività commerciali in modo tale che questa zona sia fruibile. Però ecco, già colpisce che qualcosa pure qui è stato fatto. Sì. Oltre che l'hanno transennata, sono state messe delle lastre di metallo qua e anche da quest'altra parte. Adesso, al di là della puzza che c'è, ecco qua altre lastre di metallo. Eccoci, finalmente siamo arrivati a qualcosa in più. Sì. Solo a te ti hanno lasciato la buca. Questo dopo sistema hai detto. Ah, questo dopo la sistema. Sì. Però oh, già un bel passaggio questo, Sì, un bel passaggio fatto perché è caduto un carabiniere di Mascello proprio giù, e piedi fino là. È caduto un carabiniere. Proprio Mascello. Ah, maresciallo. Ah, è quello che si è fatto male allora. Sì, qua. Vedete, noi l'abbiamo detto. Il piede fine è andato giù. Ah, è fino a poco dentro, cioè, tirarti noi l'avevamo detto decine e decine di volte fino a che non si è fatto male qualcuno, un carabiniere, un maresciallo, nessuno ha pensato di mettere mani qua. E invece adesso devo dire un qualcosa in più c'è. Sì, si è fatto un lavorazione bello, però manca ancora un po' lavoro, bisogna saldare qualcosa. Bisogna saldare, vabbè. E dopo tutta la pulizia dei portici, tutte ste forze, ste cose, nessuno si è accorto che a pochi metri c'è ancora la signora che vive sul marciapiede da anni. E la cosa più problematica è che se non se ne accorgono, lei rimarrà sempre qua. Io adesso non voglio fare un azzardo, ma secondo me ci morirà qua sta signora, cioè non verrà aiutata, rimarrà su sto marciapiede. La salute, vi potete immaginare quanto possa giovarne in mezzo allo smog 24 ore su 24. Ed è una delle cose che io non riesco a capire come in una città, in un luogo di passaggio, su un marciapiede possa esistere questo. E la signora è inavvicinabile, inavvicinabile, ci abbiamo provato in tutti i modi. Anzi è impossibile comunicare. No, è impossibile, io non l'ho mai vista parlare con qualcuno. Ci abbiamo provato tante volte a avvicinarci, però è una cosa impossibile. La signora che vive sul marciapiede, non sappiamo di dov'è, non sappiamo quanti anni ha,
non sappiamo che problemi c'ha, sicuramente ce n'ha tanti. E soprattutto che fine farà. Io Al lo signor faccio. sindaco, al prefetto, al questore, perché Chi ci accoglie? quando vi fate la passeggiata a Termini non è che potete fare un percorso e non vedere il resto. Non lo ignorate. Te la devi fare tutta la passeggiata, Non perché ignorate. se ci sono problemi non è che c'è un percorso dei problemi e pulisci quello. Problemi di Serie A e problemi di Serie B. Esatto, sono i problemi sono tutti e questo secondo me è uno dei problemi a oggi più longevi e più importanti. devo scoprire. Qui loro ci sono sempre stati. Sì. Questo è un punto, chiamiamolo de snodo. Questo è il classico, però se non sbaglio e se non erro c'è il ragazzo di colore che stava sotto i portici per caso? Qual è? Sì, lo sto vedendo da lontano, è quel ragazzo con la maglietta gialla, se non sbaglio. Solo che purtroppo... Ah, vedi, c'è coso, il piccoletto. Vediamo un attimino. Ciao ragazzi, what's up? Apriti, Ciao, ok? belli. Ciao fra, ciao, buonasera. Buonasera fratello. Ciao my brother. Oh, sorry man. No, don't worry, don't worry. Peace man. Everything okay? Peace all with you. Oh, bello. Oh my brother. Ciao, big oh, ciao. brother. Oh, allora, come stai? Ci racconti che è successo? Ti va? See, now in English, I'm sleeping there. Police come, they say, go in away. La polizia gli ha detto che doveva andare via. È venuta la polizia. Magari di notte sono venuti night, tonight? O No, mattina? pomeriggio. In the afternoon, In the afternoon, è pomeriggio. Dai, vedi che bei pratico con l'inglese. they say they in the Komu, they want to help the people sleeping outside. Now they take us to Komu. Non potete tornarci. Yes, no, I'm sleeping there. I'm sleeping this place. Vabbè, praticamente dice che stanno dormendo sotto la pensilina di Piazza dei 500. Carabinieri e polizia. È venuto pure il prefetto Anche ieri. e il questore, anche ieri. Ok, ma ti hanno detto... A parlare con me. Tutto parlare. Vi hanno detto Tutti però hanno che parlato con te. ma non vi hanno dato hanno detto che hanno dato un'alternativa, un posto dove andare. Dove andiamo di quest'ora? Dove? Immigration quest'ora. Che fatto? A dare loro foglio di via. Hanno dato a loro il foglio di via. A me no. A te no. A te hanno dato il foglio di via? Sì, Too. When I'm sleeping You have there, document, you have you document. have documents inside there. foglio di via. Foglio di via. Ah, vedi, hanno fatto proprio il foglio di via. Sì. For me to make. Just a second. Entro A 6 me mesi. no. Io non bugiato. Ok, just a Ah, second. vedi, in flagranza di reato proprio. Io non posso più in Italia. Aspetta, brother. Verbale perquisizione personale. Efosa Rulan in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato. Rulan negativo, con esito negativo, la facoltà di farsi assistere da un difensore e una persona. Si rifiuta e riceve copia. Ah, te l'hanno scritto pure in inglese, l'English too. Incredibile. Wow. Comunicazione. Ah, c'ha pure alla persona in stato di arresto in flagranza di reato assimilati, fermo indiziato di delitto, esecuzione ordinanza di carcerazione di custodia cautelare. A lui. Oh, bello. Aspetta, facci vedere questo un attimo, bro. Anche l'avvocato devi mettere, qui c'è scritto, eh? E fa, Nigeria del 92. Slow, man. Che fazzolettino, bro. Mamma mia. Non ce l'ho. Mo te lo do io. Mo te lo dà Simone. Mo te lo do io. E poi Niente, andiamo via. c'hai dei carichi penali. Sì. Ah, ecco perché. Io citizenare in italiano, Sant'Ania, 5 and a half, 5 years. Man, I wait for the one we create heaven and earth. The one we create heaven and earth, what they call it in italiano, zuppa, strength. Ah, zuffa, hai fatto una rissa. No fight. No fight. It's gone from here, I'm here. Ti sei difeso. I suoi amici, gli altri, dove sono? Dove Mami, stanno? Sta da solo. where is Mami? Mami, where is Mami? Mama, I'm in Africa. Mami in Africa. I know what. Mami. No, your mom. No, your mom. No, your mom. The woman sleeping. Mami. The big woman. Okay, I don't know. You don't sleep anymore. Non ci dorme più là, ma You just sleep non sei tu A sta. lot of people come to there, but I don't know. Non lo sai. It's only Vi siete separati praticamente. Vi siete, sì. Occhio, questo it's important, It's Nigeria, tu Nigeria, tu vieni qua. Dopo appena adesso arriva, vieni Vito, Nigeria. Ma tu la gamba come stai invece? Fa vedere? Porco due. Guarda che stai peggio te,
Perché non vai in ospedale? No, there's one man to let you. The time of Moses, he said, I'm dead. If I want to fight, like you might be like you. Like you. You might be like you. That's what Jesus said. That's why they created heaven and earth. He said, I'm going like you might be. What's going on over there? Are you stupid? Thank you, man. I didn't system over there. Okay, my brother, just a second, please. He said, don't fight anymore. My brother, He said, I will fight with you. My brother. You lose strength. My brother. Oh, slow, step by step. I want to ask. Don't worry. Ok. Sì, ma lui non può Allora, andare in giro così. cioè, però. a te polizia ha fermato e mandato via, no? Perché tu non gli hai detto che stavi male con la gamba, scusa, Perché? Gliel'hai detto Diglielo che che ti tu faceva c'hai il male la problema gamba? alla Devi gamba. aggiustare per tagliare. Tagliare, ma Io che ho paura. tagliare? Non scherzare. Io ho paura. C'ha paura lui. Che gliela taglino. Lo so, però più. Però più te. No. Io fare soldi per questo. $1.500. E $1.500 non so niente per perdere una aggiustare. gamba, amico mio. Per aggiustare. Facciamo una colletta. A me fare. No, volevi fare i soldi per... Non si sa mai nella vita. Io sono qua, fossi da 2008. Sì, mettere là. Signori, noi non vendiamo niente, andiamo avanti con la strada giusta, come Gesù Cristo ha detto. Allora, che dobbiamo fare? Ora, senza documento, senza lavoro, senza niente. Io sto andando a comprare la sigaretta e mi hanno fermato sulla strada. Che cosa ho fatto? Niente. E mi hanno fermato. Mi metto dentro la macchina e mi porta a questura senza fare nulla. E quindi ora mi hanno lasciato. Mi dice devo tornare a Palermo. Io ho fatto già 8 anni a Palermo, quindi io conosco tutte cose là. Ho lavorato nel mercato abusivo perché ci sono le cose rubate. Compriamo e rivendiamo. Hanno preso tutte le polizie. Io vengo qua a cercare l'avvocato per cercare se fossi loro mi posso. Se fosse che loro mi possono rinnovare i miei documenti, adesso non ho ancora trovato l'avvocato, sono qua da 2 mesi. E quindi piano piano andiamo avanti. Che cosa ho fatto io? Per andare a comprare la sigaretta e mi ferma sulla strada. Suleiman, non ho fatto niente. Però adesso non c'è niente da fare. Se fossi io trovo soldi, io ritorno. Se tu trovi i soldi ritorni a Palermo. Sì, perché... A Palermo stavi meglio? Sì, a Era Palermo. lavoro? Lavoro nel mercato abusivo. Nel mercato abusivo. Ma tutti che sono in quel mercato a Ballarò, che vendono le cose, tutti sono le cose grattate, rubate. E tutti vendono. Vabbè, ma tu come pretendi di avere un futuro facendo poi, diciamo, un lavoro disonesto? Perché disonesto, È quello che io ho detto io un all'inizio. lavoro di fortuna. È perché io compro. Dice intanto parto da lì Scusa. piuttosto che sta per terra. E io compro e rivendere, non lo so da dove viene. Non lo sa da dove. E io compro con i miei soldi Dai, non lo e so. rivendere. Però io non ho mucciato, lo metto fuori davanti alle cristiane. Le gente vengono, io ce l'ho assai clienti che comprano le cose. E dopo non posso pagare la casa, neanche il garage non posso pagare. E io comincio a dormire fuori di strada. Perciò è stata un'escalation la Sì. tua. Ti sei ritrovato pian piano per strada a Roma. Però in questo momento tu stai nella situazione più difficile, la stazione Termini è una delle più difficili. Sì, perché come hai visto. non c'è dove va. Dove va? Io Tutto sono il giorno qua. ti rompi le scatole. Ci sono latte buono fuori. Questo latte è buono. Loro vengono. Noi siamo qua e loro vengono a dare €1, €2, €5, anzi €20. Ci sono persone buone che vi aiutano. Sì, ci sono latte buono. Sono fuori, ci sono gente bravi. E piano piano io trovo soldi e io ritorno. E ritorni a Palermo. Speriamo bene allora. Ma problema io ce l'ho. Però io non voglio rubare Tu ce l'hai più grave il treno problema. per andare. Non posso rubare treno. Io Canada. devo cercare i miei soldi. Lui vuole andare in 55 Canada. euro. E io ritorno. Questa è Suleiman. Che Dio vi auguro e Dio vi accompagni. Be happy and don't worry. Basta. Ho capito, ma paura è peggio se stai qua però. Lo so, È quello. Vuoi pagare un mese? Sai che qual è il discorso? Che il problema è proprio questo secondo me. Vuoi pagare? Se gli dovessero tagliare la gamba, Lui come fa poi? no, è finito, cioè lui è proprio arrivato. Dove va? Non può manco più è stare a arrivato al Termini. capolinea, no. È per questo? $1.500. Ho capito. Ma chi te l'ha detto, Edo?
Edward? Chi te l'ha detto? Gli hanno chiesto 1500 Ma chi ti ha dollari. chiesto? Soldi mia, Soldi suoi. solo Dio aiutare. Solo Dio lo può aiutare. Ok. Vabbè. Capito? Non ce l'ha soldi. Water. Non ce l'ha soldi. No, Lava l'acqua. non è questo. No, tieni dei fazzoletti per dopo. Tieni. 100 euro. 100 euro. Però ci arriviamo, a passetti ci arriviamo. Dai, piate questi. A intanto, passetti ci arriviamo. questi c'ho dei spicci. Hai fatto 9 anni di carcere qui a Roma? Aspetta. Può girare 5 anni. Poggio Reale, quindi a Napoli. Napoli, sì. Oh, Aspetta, ma perché mi vuoi attaccare? Loro hanno Che successo? Una certa litiga. Che se vanno bene loro, te lo dico io, penso che se vanno male. Allora, 5 anni Poggio Reale, Napoli. io fare domattina andare in Civitavecchia. Civitavecchia pure. Civitavecchia, sì. Ti serve un raccoglitore per tutti i documenti, capito Edward? Vai. Che c'hai? Croce Rossa qua, guarda, questi sono fogli strappati. No, Sembriamo Totò e Peppino qua. Ride. Ecco la cartella clinica di Edward, vedi? Ingresso 19, deambulazione, difficoltà, peggioramento, questura di Roma. Tutto il curriculum delle questure. Si attesta il Canada, è nato in Nigeria, eccetera, eccetera. Decorsi 60 giorni al presente verbale, è autorizzato a svolgere attività lavorativa. Chi è? Tu puoi lavorare? Sì. Oh, no, con qua la gamba però. no, non sa fare. Con la gamba ce la fai? Ce la fai. Ti devi mettere seduto a lavorare, Sicuro. al computer. Sicuro. Sei capace? Sì. Ah, vedi. Edward c'ha voglia di lavorare, però devi bere meno. Meno Non sono bere. No alcol, Meno, bro, alcol. no. Alcol e work. No, quando lavorare io? Quando work no alcol. Niente. Vabbè, Niente, dai. che ti piacerebbe fare work? Io fare tutto cosa. Do you like, imparare, l'acqua. Lui gli piace imparare, Like work. gli piace il lavoro. Ok. Tieni, Bravo. mettili dentro questo. Sì, qua sono tutti i Sì, ho casellari. visto. Un fogliettino. Hai stracciato, vai, metti dentro. Io non parlare troppo, tutto sei qua. Aspetta, fratello, Dai, aspetta. mettili Ti dentro, penso li di mette lui. ordinare tutto. Io sto fuori. Cerca di stare più tranquillo, Aspetta, fratello, magari si ho fatto risolve un macello. qualcosa, i documenti ce l'hai, già è qualcosa. Tutto a posto. Tutto a posto. Oh, metti stretti. Confermiamo che Edward c'ha i documenti C'ha e c'è tutto, anche il prende permesso tutto. per lavorare. Per lavorare. Mo' ti manca solo di trovare lavoro, Per prendere a casa. per prendere pure casa. Vabbè, prima al lavoro. Prima al lavoro, un mese e prendi a casa. E poi aggiustare tutte parti. Dai, Oh, Dai. tanto ci vediamo sti giorni. No, Dai che allora ripassiamo. sarò Buona per- fortuna. No, allora sarò per cogliere. Dice sta qua si rompe i coglioni. Hai ragione, fratello. Basta, vuoi lavorare. Io lavorare. Basta sta qua, vuoi lavorare, ti sei rotto. No, io lavorare. Un mese a darmi soldi, Un mese con i soldi a prendi a casa fuori Roma. e prendi una bella casa fuori Roma. Parli bene italiano anche? No, poco, no, Poco? non è troppo poco, sì, poco. Perché io lo sai che adesso io devo ritornare in Africa, io aspettare di tempo. Stai con aspettando di tornare in Africa? Sì, perché il mio ufficio del Mali, io aspettare con loro. Sì, Ma ti sta seguendo qualcuno per tornare in Africa? Sì, sì. Cioè già sei in contatto? Sì, io aspettare con loro, sì. Senti, ti posso chiedere una cosa, non hai caldo? Caldo me, va bene, sì. Stai bene tu così? Sì, Io sto sudando. Sì, bene. Bene. See you, mommy. Sì. You live like this. Now you wear clothes, you wear singlet. You live like. Ah, lui è fresco. Bene, io parlo. Perché praticamente è come i Tuareg, che i nomadi del deserto, no? Diciamo, no? Si vestono pesanti per coprirsi dal caldo. Si insomma. vestono pesanti perché così comunque non sente caldo. Così. Il n'y a pas de in teoria. problème, ça va, ça va. Ça va très bien. Ça va Et la très santé, bien. ça va, mon frère? Oui, ça va, il n'y a pas de problème, puisque je dois l'attendre et même... Ma lui dorme qui? Sì, tutti i giorni lo troviamo qua. Tutti i giorni tu stai qua? Che lascia tu? Je suis 24. C'ha 24 anni, è giovanissimo ragazzo. Sì, io a posto, perché io lo sai che se il mio sentito va bene, ma io stanco un po', io devo ritornare, perché io lo sai che io tanti anni fa in Italia, io adesso io molto stanco. No, Ti sei io- stancato dell'Italia e vuoi tornare a casa? Sì, io stanco un po', perché io lo sai che non male come per il mio sentito, sì, va Che ti bene. manca del tuo paese? Qual è la cosa che ti manca? No, qualcosa mi manca solo ritornare adesso perché sì,
La famiglia, il mangiare, la casa. No, non c'è la famiglia. Mamma non c'è? Mamma c'è, sì, ma la famiglia non c'è. Sì, Non è- io- Allora lui c'ha la mamma ovviamente nel suo paese, ma non è sposato, dice, Ah, ecco, ok. quello è il discorso, non c'ha famiglia Vabbè, nel però senso. mamma, papà, fratelli, sorelle. Sì, fratello, sì, loro va bene, Senti sì. il telefono? Sì, Ah, sì? sì, perché mio ufficio, mio paese della mio ufficio loro chiamano, no? Sì, loro chiamano anche loro dopo, va bene, sì, perché io mi manca solo ritornare, vero, bene, perché io dormire alla stazione, io dormire fuori, perché adesso c'è molto caldo, io aspettando posto, vero, bene. Bene, proprio, a posto. Ma santé, ça va très bien, mais je sais que je suis très fatigué. Je dois retourner. tête c'est fatiguée o le cœur? Oui, ma se la sua testa è affaticata o il suo cuore. No, fratello, io lo sai che è mio. Ma che, oui. Ma che. E la tontezza? Come vedi Simone? Certo. In uno stato un po' di abbandono. Sì, ok? lui si è un po', secondo me si è un po' lasciato andare. Sì. Secondo me cerca anche di socializzare un po' di più anche con gli altri amici. Hai capito che ho detto, mon frère? Sì, Tu vas parler avec l'autre personne. No, ça va. Non stare, No, sempre, sa va. non stare solo, No, capito? perché io lo sai che. No, io lo sai che ce l'hai del mio paesano, loro qui. Loro... Ah, tu ce l'hai i paesani tuoi? Sì, io da. Malien? Le Malien, sì, io da solo, ma io lo sai che c'è di. Allora, persone quindi lui che- dice, lui sa che in questa zona ci sono paesani suoi, ma preferisce comunque stare da solo. Penso che sia deleterio per lui il fatto che comunque non te fai aiutare, insomma, Sta solo, dai si paesani tuoi. isola, sta in un posto isolato, tra l'altro in un universo come Termine ha trovato un posto isolato, chiuso in un parcheggio semideserto. Ma forse per lui crearsi anche, diciamo, dei limiti gli dà sicurezza, penso che sia proprio infatti, quello. vedi, lui è rimasto comunque sulle sue in quest'angolo, non si è spostato, si è coperto tutto, perché anche il coprirsi secondo me da una parte è isolarsi. Buon Ci coraggio, vediamo alla prossima. Se Ah? ti troviamo qua, altrimenti se sei Buon tornato coraggio. in Mali ci fa piacere. Ciao. Ciao, ciao mon frère. Come stai? Bene, tutto bene. Guarda cosa ho fatto. Guarda. Lo schema. Hai scritto una poesia? No, questo lo fanno già, eh? L'oro. L'oro. Questo d'argento, questo di ambra, questo di rama. Ottimo vaccino. Per Antibiotico. Ottimo antibiotico. Questo è cortellino, questo di diamanti. Questo è da quando siete andati via. Questo è stampella che si può chiudere anche di qua e di qua. Delle invenzioni? I progetti. Progetti? Pasta quadrata per lettera e sangue, pasta per lo stato speciale vanno a Eccolo qua, sfogarsi a fare sangue, quello che ci dicevi delle persone col sangue che devono essere aiutati. sì, aiutati e curati. che possono avere loro curare gli altri però. Col sangue si possono Giusto, curare, giusto? giusto. Pasta per metà uomo, metà cavallo, pasta per le sirene, metà donna, metà pesce, pasta per cuoco camionista. È una pasta particolare? Eccola. Quella la pasta per il cuoco Sì. Cuoco o camionista? Prima è stato camionista, poi è È diventato cuoco. giusto. Non solo sanno mangiare, ma sanno anche apprezzare la cucina. Esatto, quello. Io sono brava a cucinare. Qual è il tuo piatto che ti riesce meglio? Che ti riesce meglio? No, sono tanti i piatti che mi escono meglio. Ma cucina italiana o cucina del tuo paese? Anche mista. La pasta per Francesco Totti, calciatore. Oh capitano, mi Una raccomando. proprio per specifiche Francesco Totti. Ingredienti. Pasta per Silvio Berlusconi, frizzante con peperoncino che è andato via, è morto. È il figlio. No. No, quello è Pier Silvio Silvio. il figlio. Per Silvio, quello che fa... C'ha il pizzetto. Chi? Io, ce l'ho. Mi serve una pinzetta con... Guarda, pasta per speciali della Marina. Questa è pasta per animali. Perché questa è una letta passa per il mio futuro marito? Ah? Che Perché t'ha- è mezzaluna? Perché è arabo mio futuro marito. Sicuro al 100% te sposi con... È venuto qua pure si è preso la vita intrecciata con ottimo vaccino. Ah sì?
casa dove si può vendere la roba prodotta dalla lava, animali, persone e anche bambini. Perché anche Prodotti bambini. dalla lava. Dentro lava cosa c'è? C'è oro, c'è argento. È vero, sì, ci sono tutti i metalli fusi. Per casa Maranello, idea per motore a grossa cilindrata con modo che spinge un bottone e il motore diventa meno di una macchina, però è più pesante. Protezione antiproiettile perché... Blindato. Bravo. Vedi? Pensa quante invenzioni, oh. Progetti, chiamiamoli. Senti, ma tu che scuola hai fatto, se posso Io saperlo? bravissimo. Io mi mancava 1 anno e mezzo per fare laurea. Laurea? Il cosa? Laurea. Quale facoltà? Quale ramo? Senza facoltà. Laurea. Ma in che cosa? Quale materia? Una normale laurea. Ok. Questo è per Bigiuta, Qua con 3 piani, con 5 piani. Lo so che puzzo di No, tu sudore. hai fatto chimica secondo me, vero? Io ho fatto tante cose, sono andata su con Padre Eterno a studiare pure i toni, perché anche quello cosa può fare? Elettricità, no? Può fare elettricità. Beh, diciamo che entrare nel suo schema mentale non è facile. Però ha fatto veramente tutti i progetti. Oh, Sì, no, mi è infatti. finita pure... Mercoledì sono andata davanti al Parlamento e mi è finita pure la penna. Volevo comprare dalla prima bancarella, non danno scontrino. Non danno scontrino. Non danno Non gliel'hai scontrino. comprata per questo motivo? Lei è di principio, ha detto mi dai lo scontrino non te pago. No, mi dai scontrino, non compro. Perché sennò non paga le tasse se non dà lo scontrino. Secondo te? Infatti. Ecco, qua sono altri cose, insomma tante cose. Ah, te vedi, gli è finita la penna, poveretta. La penna te la prendiamo La noi. regaliamo noi, regalo non è scontato. Te la possiamo prendere noi una penna, la vuoi? Regalo. Da dove? Qua, così continua. Regalo. Grazie. Vieni con noi, ti prendiamo la penna. No, prendi la penna. Dai, vieni. tesoro, andiamo, dai. Se no, vedi, hai Sono tante cose. Vai a vedere. hai iniziato a lavorare, poi si è dovuta fermare, poraccia, Vai c'ha a la vedere penna. questo mercoledì, Hai fatto un progetto per non far stare le persone sedute, Non solo seduti, per farle lavorare, Bravo. attivare. Tutti lavorano. che non prendono la droga e che non sono ubriachi. E quelli deputati, presidenti, deputati dall'agenzia dalle entrate, ci sono avvocati, no? Possono prendere pure decisioni o vedere come devono fare un contratto di lavoro così che non sono contro la legge. Ecco la penna, così puoi continuare i progetti. Ok? Grazie, hai preso scontrino? È un regalo, niente scontato. Regalo, non capito? si Perché dice quando quanto è l'abbiamo regalo pagata. Non si dice quanto Non si si paga. dice però, L'importante è che tu continui con i Poi progetti. si scrive per noi. gentilmente. dovete fare anche esempio a prendere scontrini. Assolutamente, Importante, sì. È un perché regalo. Diciamolo a tutti, c'è- chiedete certo. sempre lo scontrino c'è perché la tombola. con gli scontrini si può anche vincere. Oh, appunto è importante anche prendere scontrini e quando così come quella bancarella là dove stai qua vicino non danno scontrini, cosa si deve fare? Qualcuno deve andare e chiuderla. O fare una multa. Oltre alla multa chiuderla perché così che altri non imparano a non dare scontrini. Ok, dici dare l'esempio. Punirne uno per educarne Puoi fare un 100. puntino, vediamo se scrive, così siamo a posto. Così poi quando torniamo ci fai dei nuovi progetti. Ti va bene, Nera? Good. Yes. Va bene, tranquillo, grazie. Invece questo è per animali, dove si possono guardare animali. Che Cioè, può tipo venire veterinario? Anche il sindaco. Tipo ospedale per gli animali? Anche ospedale per animali. Ho fatto pure come deve essere ambulanza. Ecco, qua veterinario, infermiera. Comunque animali. complimenti perché passi tutto il giorno a progettare delle Questo belle è- invenzioni. C'è qualcuno qui a Termini di quei ragazzi che dormono con te che è interessato a questi racconti, a questi progetti che fai? Tu glieli spieghi? Non li spiego. Li spieghi solo a noi? Lo spiego, parlo insomma, pure mi sentono i presidenti perché io da qua c'è il Padre Eterno che manda pure messaggi. Quindi a noi e al Padre Eterno
Qualche tuo amico glieli fai vedere questi qua progetti? non ce l'ho amici. Sei da sola qua? Qua non ce l'ho amici. Dove dormi? Qua tu? No, dove l'altra volta. Avete visto dove dormo? Ok. Grazie. E non dimenticate, Padre Eterno ha detto non bevete e non prendete la droga. Ok. È importante. Non bevete e non prendete la droga, ricordiamolo. E fate gli scontrini. E fa, beh, scontrini. Poi sapete cosa c'è? Sono usciti 9 vini, no? Uno ce l'ha, diciamo, 3 euro per chi ha Bere un vino. 3 euro chi si faceva canna o faceva qualcosa di droga, no? Invece di andare a prendere quella roba, va a prendere il medicina antidroga e con quelli soldi decidi a fare qualcos'altro. Ah, ok, prendi la bene medicina per antidroga, smetti di drogarti e quei soldi te li investi in qualcos'altro anche più creativo. Anche per tua famiglia, Anche no? per famiglia o per un progetto per tutti, come fai tu. O fuso, no? Per i poliziotti, carabinieri speciali. Fino a qua che portano pure reggiseni, mutandi per fare pubblicità. I poliziotti? Poliziotti. Maschi. Con reggiseno? No, femmine. Ci sono femmine che hanno reggiseno, però i maschi no. È mutante. La conchiglia, dai. Ah, possiamo inserire la pubblicità nella polizia, vabbè, è una fonte di guadagno. Non tutti i poliziotti sono 1,82 Ah, metri. tu dici modelli. Quindi i poliziotti possono diventare modelli, perché no? Facciamo appello, poliziotti belli diventate modelli. Un bacione. Ciao, grazie. Ci vediamo alla prossima. Complimenti. Ciao. L'abbiamo vista la prima volta. Beh, 6-7 mesi fa. 6-7 mesi fa. Che se ben ti ricordi era pure aggressiva di me, Sì, sì, è curioso perché molti di questi sono tutti aggressivi. Poi mi pare che ormai vi conoscono tutti. Poi sì, ma comunque ci sono momenti, nel senso che tu li vedi così, ma già stavano a litigare quei due. Boh, fra un po' sale la tensione, capito? Strappare un sorriso anche a persone che stanno in situazioni difficili, problematiche, fa sempre piacere, perché poi c'hanno sti sorrisi che li vedi, passano da rabbuioti così. Ha un sorriso aperto, capito? Vero? E lei alla fine si è messa a ridere con noi e faceva. Soddisfazione. Sì, dava proprio soddisfazione. Bello. Oh, bello, come stai? No, come stai? Vai via ragazzi. Prendi una camera grande. Un attimo, fratello. Calmo, è il nostro amico. Tranquillo. Vai, no, capisco. Ok, allora step by step. She's my friend. Oh, vai. Perché non piaci così? Oh, vai. Ragazzi, domina qua, perché tu non porti a casa? Vai, Cosa? Che vuol dire? Dice perché non te lo porti a casa? Perché non te lo porti a casa? Il discorso è che se io ci avessi avuto la possibilità di portarmelo a casa l'avrei portato ovviamente. Ma non questo. Lui si è già stranito, vedi? Ah, ok. Tu vieni, aiuto, soldi, materiale. Tu vieni. Il ragazzo adesso la metamorfosi. Sì, diciamo, si trasforma. La totale metamorfosi. Guardagli gli occhi, infatti. Sì, metamorfosi, un cambiamento diciamo repentino. Sì, gli occhi spiritati. Ok. Cioè la stessa persona ci stava a accompagnare. È l'orario, regà, è salito. Singoli anche sono precisando anche pure che ore sono. Certo, sono quasi le 8, perciò sappiate che più si va avanti, più si arriva alla sera, più è facile che. Sì, col calare della notte, diciamo, poi si trasformano in personaggi, diciamo, problematici. Gli stessi che magari sono amichevoli un'ora prima. Questo è importante, cioè sappiate che quando si ragiona di un problema a termini bisogna valutare anche l'orario, il giorno, la situazione, perché le persone non sono tutte uguali. Adesso noi abbiamo parlato con alcune persone, dopo 5 minuti, dopo 10 minuti, dopo un'ora vederle aggressive con gli occhi spiritati, te cambia tutto, dici ma come? Eravamo amici fino a 5 minuti prima, senza nessun motivo, no, il motivo c'è, hanno bevuto, l'amico nostro aveva la birra già stappata e bevuta, perciò gli è salito l'alcol, se non altro, gli abbiamo detto guarda, se non volete ce ne andiamo, cosa che abbiamo fatto in questo momento proprio per evitare di alzare i toni, perché uno dice no scusa, fino a 5 minuti fa mi hai detto vieni qua, ti faccio il dodormo, ci ha invitato lui, che ci ha portato lui, ci ha accompagnato, vieni, poi siamo arrivati là. Quindi Manuel, che è il bodyguard mio fratello, vi porterà da me. Tu che c'hai a Genazzano? Tutto il terreno, casa? 40 piante d'olive, il camminetto, volendo ci puoi mettere 100 galline, le castagne, ciliegie, il gatto pisolo, Rocchi, Olivia. Poi io una fattoria praticamente. Alle fattorie. Rubiolo bella,
là si mangiano poi gnocchi a cuore. Ma stasera vai in ospedale e domani torni a casa? Se mi andrà, se no vado a ballare. No, perché la salute è importante. Piri. A me se mi hanno fatto il torato e mi fa male la schiena. Ormai mi sono lasciato con Napoletano che proprio l'altro giorno l'ho rivisto, sempre embriaco. Gli ha detto, io ubriachi ti voglio. Birre, una scoppiata, 10 euro. Ma quando leva? Ti ho detto a me mi ha pagato Manuele la birra, era più buona delle tue, e me non mi ha mai menato. Una volta sono arrivata dal mare e mi ha detto, ma che va in giro senza regime? Quanto mettere più? Sempre ritornando al fatidico discorso che una donna da sola a Termini, soprattutto senza in desabie. Pure se ogni tanto si attaccamo, però se lui mi dice qualcosa, poi bussa via io sono. Certo, mica. Brava, dai retta perché Manuel comunque te vuole sempre bene. che è pezzo di gnocco. È pure un bel ragazzo. È un bel ragazzo, sì. È il fascino del duro lui. Il fascino del duro. Quella è tutta apparenza. Io inizio a fare. Sono uscito dalla galera e con l'accendino, come dalla serie di sfondo e poi il cucciolotto che fa. Le fa pure imitazione, capito? Tutto firmato Nike, sempre pulito, mica barbone. Fa finta di prendere l'accendino. Pensava che questo c'ha il negozio. Pure pensare che sono barbone al lavoro al cinema. Sono nonna e me ne vanto. Ormai c'è trippa per gatti su menopausa. Il 27 viene una signora bellissima di una certa età che ho conosciuto qui, con la stampella mi ha lasciato la borsa piena di soldi, ha comprato la tennis, mi ha detto dove vai all'ospedale. Il 27 ieri mi porta la cravatta di 150 euro di seta che fa lei e o la regala a te o la regala a lui. A lui che è più elegante, io sono sempre in tuta. Metti tu le Con lui fra un po' si deve mettere la cravatta, la giacca, Manuel. Allora a mano e la cravatta. Tra un po' ti devi mettere elegante. Per forza, quando ti porterò all'altare che ti sposerò, Michela, Ah, proprio la dichiarazione l'ha fatto. Mortacci. Può essere pure che c'ha l'amante gelosa però, perché questo è il porchia, Eh sì. Sto occhialetto selvaggio. Stiamo in 3. Secondo me. Qui dalla stazione Termini oggi vi abbiamo raccontato tante altre storie, vi abbiamo fatto vedere come cambiano le cose, perché Termini è vero che rimane immutata nella difficoltà, ma tante cose cambiano, alcune si spostano e qualcosina ogni tanto migliora, persone riescono pure a tornare a casa, vedi Thomas, e purtroppo qualcuno muore pure, perché ci si muore pure a Termini ed è una delle cose che va capita meglio, cioè le persone che muoiono alla stazione, vivono la loro vita o le ultime parti della loro vita qui e ci muoiono. Detto questo, ci vediamo la prossima settimana a Termini, vi salutiamo, oggi si è aggiunta pure Michela, Manuel e il buon Pileggi e tutti quelli che stanno dietro alle camere, compresa Evelina. Grande. Ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi!